L'ultimo dei Lorena è il Granduca Leopoldo II, figlio di Ferdinando III, nato a Firenze. Ferdinando è molto amato dai fiorentini e muore nel 1824, ancora giovane, e lascia indicazioni al figlio 27enne di mantenere lo stato delle cose. I Lorena hanno risanato i conti del Granducato. Quella di Leopoldo sarà una politica conservatrice, fa per esempio diminuire le tasse per ringraziarsi i fiorentini. È questo il periodo in cui Giampiero Vieusseux fonda il celebre gabinetto letterario, dove si riuniscono Ridolfi, Capponi, Ricasoli e gli intellettuali di spicco. Questo è anche il periodo in cui gli altri grandi letterati e intellettuali soggiornano a Firenze. Si pensi per esempio al Foscolo e più tardi anche a Manzoni. Nel 1847 Firenze conta circa 107.000 abitanti. È questo il momento in cui, dopo secoli, la sua popolazione torna a salire. L'impulso è di costruire nuovi quartieri e opere pubbliche nei pressi delle mura, e in questo periodo che via Calzaioli prende le dimensioni odierne. Piazza Indipendenza, per esempio, vicino alla fortezza, risale al 1842 e viene inizialmente intitolata questa grande nuova piazza alla Granduchessa Maria Antonia. Diventerà poi simbolicamente la Piazza Indipendenza, con i monumenti ai due protagonisti fiorentini del Risorgimento, Peruzzi e Ricasoli. Seguono le cascine nel 1854 a ridosso del parco sulla riva destra e poi la mattonaia, sempre però dentro le mura. E anche il periodo delle stazioni ferroviarie, pensate alla stazione Maria Antonia, in luogo dell'attuale Santa Maria Novella, con collegamenti verso nord, Bologna, e l'ancora presente stazione Leopolda, la prima ad essere costruita nei pressi della Porta al Prato, dedicata proprio al Granduca, con collegamenti verso Livorno e verso il mare. Vengono costruiti due famosi ponti in ferro sospesi, quello delle Cascine, oggi conosciuto come Ponte alla Vittoria, e quello di San Niccolò. Per passarvi si pagava, pensate, un dazio. È il periodo in cui sorge anche il carcere delle Murate, che rimarrà il carcere cittadino fino agli anni a noi recenti. Le Stinche invece il carcere viene distrutto e farà spazio al Teatro Verdi. La città di notte è illuminata, pensate, già da metà secolo, con dei lampioni a gas. Ci sono fervori patriottici in tutta la penisola e anche Firenze non sarà risparmiata. Leopoldo, pensate, concede anche la libertà di stampa e nel 1847 Leopoldo è festeggiato e ringraziato dai cittadini, i quali però sempre di più cominciano a sfoggiare la bandiera cisalpina, il tricolore proprio della Repubblica dei tempi di Napoleone, ora diventato simbolo della nuova nazione. Nel febbraio del 1848 Leopoldo promulga uno statuto toscano spinto da Bettino Ricasoli, che è gonfaloniere della città. Questo però non placa le rivolte dei patrioti. Nel 1849 Leopoldo, spaventato dalle agitazioni e sull'esempio di Papa Pio IX, lascia Firenze e si rifugia a Siena, protetto dal re di Napoli. Per poco tempo a Firenze regna un triumvirato, ma Leopoldo rientrerà con l'appoggio dell'imperatore d'Austria, che invia le truppe. Intanto, a livello europeo, gli eventi volgono a favore dell'insurrezione italiana. Napoleone III di Francia è eletto presidente della Repubblica francese e con cui Cavour intesse rapporti molto importanti. Napoleone sostiene la causa italiana, come pure in Inghilterra. Intanto a Firenze Ricasoli e anche altri intellettuali favoriscono la diffusione degli ideali patriottici. Iniziano manifestazioni popolari contro Leopoldo. Lui si rifugia ad un certo punto proprio nel Forte Belvedere con la famiglia perché non si sente sicuro. Siamo nel 1859. Leopoldo viene messo alle strette e lascerà poi la Toscana. Ricasoli da ora in poi è il leader di riferimento per la Toscana. Qui viene fondata il 14 luglio del 1859 la Nazione, il cui intento era proprio quello di favorire la causa risorgimentale. Il plebiscito che consegna la Toscana al Piemonte, nella persona di Re Vittorio Emanuele II, avviene nei giorni 11 e 12 marzo del 1860. Intanto, entro il 1861 e soprattutto dopo la spedizione dei Mille, il Regno d'Italia ha raggiunto confini vasti, ma Roma non è ancora compresa. Il regno è ufficialmente proclamato il 17 marzo del 1861.
Napoleone III, che tanto aveva influito su questa unificazione, è però favorevole ad uno Stato indipendente della Chiesa. Perciò, finché c'è lui, non sarà possibile annettere anche lo Stato Pontificio. Per il momento, anzi, il Regno d'Italia si impegna a rinunciare a Roma come capitale d'Italia, sogno di tutti. Torino è decentrata, così nonostante le proteste dei piemontesi, nel 1864 Firenze viene scelta come capitale, ma c'è comunque la sensazione che lo sarà per poco tempo e in via provvisoria. Questo infatti è quello che accade, anche se ha sicuramente la storia, l'importanza e una posizione geografica giusto per essere una capitale del Regno d'Italia. Per i fiorentini non è una notizia così positiva, temono che ci possano essere gravi ripercussioni economiche, cosa che effettivamente avverrà. La città diventa oggetto di una folle corsa all'edilizia e anche alla speculazione. Basta pensare che in città si trasferiscono migliaia di funzionari al seguito del re e del governo, per i quali si dovranno costruire nuovi edifici e quartieri. Nel 1861 la popolazione residente ammonta a circa 115.000 persone, con i funzionari arriverà a 140.000 nel giro di pochi mesi. C'è crisi e gli affitti rincarano. E questo è il periodo dell'espropriazione dei beni ecclesiastici, delle soppressioni, la legge del 1866. Servono per reperire spazio ed è qui che vengono anche spesso danneggiati molti luoghi artistici. Si pensi per esempio allo studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio. Pensate che i funzionari piemontesi lo usavano come deposito della carta straccia. Nel periodo di Firenze Capitale, Palazzo Vecchio divenne sede del Parlamento. Il Senato è il Salone dei 200, la Camera è il Salone dei 500. Il Comune è trasferito invece nel Palazzo Spiniferoni. I vari ministeri e organi trovano posto nei palazzi storici e il re arriva a Firenze nella reggia di Palazzo Pitti nel febbraio del 1865. Già dalla fine del 1864 viene approvato il piano di ampliamento urbano dell'architetto Giuseppe Poggi con l'ingegnere Tito Gori. Tra i vari progetti ci sono la costruzione di un nuovo acquedotto, un nuovo mercato e soprattutto l'abbattimento delle mura cittadine, che serve per reperire spazio abitativo e per dare alla città un aspetto più grandioso, radioso. Anche a livello europeo, pensate ai boulevard parigini. Le porte più importanti vengono conservate però a memoria delle mura e di quello che la città era stata. I viali prendono il posto delle mura, mentre le porte superstiti diventano il fulcro di piazze, come Piazza della Libertà oppure Piazza Beccaria, che gli ruotano intorno con palazzi tipicamente ottocenteschi, chiamati in stile toscano risorgimentale. Fanno appunto da decoro allo sfondo di queste porte. L'idea del Poggi del Viale dei Colli è l'ideale proseguimento verso le colline di San Miniato dei viali cittadini, offre sicuramente nuovi scorci, un nuovo spazio per passeggiate per i cittadini e proprio in carrozza anche. Nasce il concetto di veduta. Il piazzale Michelangelo è il coronamento di questo percorso. Venne inaugurato nel 1875, nell'anniversario proprio della nascita di Michelangelo, e a lui dedicato, ma anche al Poggi. Infatti, in una targa sul muro della loggia in pietra serena si trova la dedica al Poggi. A lui si devono anche la scalinata di San Miniato, le rampe di San Niccolò. Nel suo piano Poggi prevede anche l'edificazione di quartieri come Campo di Marte a nord-est. Venne stabilito anche di costruire nel quartiere di San Lorenzo il Mercato Nuovo. Nel 1871 ne viene iniziata la costruzione, tanto per citare alcune costruzioni a Firenze. Nel 1860 la Borsa Merci sul Lungarno, il 3 maggio 1863 è inaugurata la facciata di Santa Croce ad opera di Niccolò Matas. Il 16 settembre 1861 si inaugura a Firenze la prima esposizione nazionale nei locali della stazione Leopolda di Porta a Prato. Nel frattempo anche le ville medicee rivivono fasti medicei grazie al re Vittorio Emanuele, che ama soprattutto la villa di Castello e Petraia. In quest'ultima soggiorna molto anche con la famosa amante, la contessa Mirafiori, detta la Bella Rosina. Nel breve periodo di Firenze Capitale nascono salotti letterari
come quello di Emilia Peruzzi, che è la moglie del sindaco Baldino Peruzzi, il primo sindaco di Firenze Capitale. Poi ci sono i caffè come il Caffè Giacosa, oggi Cavalli, gestito da piemontesi. Non a caso la moda dei caffè, dove gustare anche della cioccolata, del caffè gelati, arriva proprio dal nord. Firenze è visitata da grandissimi personaggi che qui soggiornano e qui lasciano il segno. Pensate a Dostoevsky, Verga, Manzoni e più avanti anche gli inglesi come Barrett Browning. È il periodo del caffè Michelangelo, oggi via Cavour, dove si trovano i pittori di avanguardia detti macchiaioli. È il periodo degli Alinari che si affermano come ritrattisti, ma anche per le loro foto d'arte e le vedute di varie parti d'Italia. La Biblioteca Nazionale Centrale viene istituita come organo nel 1878, ma verrà creata architettonicamente soprattutto dal Novecento in poi. Con la caduta di Napoleone III nel 1870 cadono gli ostacoli affinché Roma possa essere annessa al Regno d'Italia. Dopo aver cercato una mediazione pacifica e che era stata rifiutata da Pio IX, Vittorio Emanuele manda le truppe ad occupare la città. È questa la famosa breccia di Porta Pia. Si tratta del 20 settembre 1870. Roma è conquistata, il comune torna a Palazzo Vecchio, che è lasciato però in condizioni pessime. Vittorio Emanuele è riluttante ad andare a Roma e si attarda alla Villa di Petraia e a Palazzo Pitti per qualche mese, proprio fino al 1871. Nel frattempo, nonostante le gravi condizioni economiche e lo spogliamento, da capitale Firenze vive un momento di splendore, poiché è al centro degli itinerari e delle preferenze di grandi personaggi intellettuali europei. Il 31 luglio del 1873 inizia il trasferimento da Piazza della Signoria alla Galleria dell'Accademia del Davide di Michelangelo. Carlo Collodi rende famoso il suo personaggio Pinocchio attraverso una rivista per bambini, che diventerà poi riadattato a un libro di grandissimo successo. Lo sventramento del vecchio centro era già stato deciso nel periodo di Firenze Capitale nel 1866, ma i lavori iniziano solo nel 1881, quando vengono demolite le botteghe addossate alla colonna dell'Abbondanza del Caccini. Il mercato nuovo di San Lorenzo, opera di Mengoni, era stato inaugurato l'11 maggio del 1874 e quindi il mercato vecchio ormai solo un ricettacolo di Gentaglia, un rifugio di sovversivi di tipo socialista anarchico, ed è forse questa la cosa che più preoccupa il comune. Il ghetto è stato già abbandonato dagli stessi ebrei ed ora è abitato dalla gente più dubbia, è sovraffollato anche come conseguenza di Firenze Capitale. Era questa la zona dove erano sorti gli antichi palazzi delle arti e dove avevano palazzi le famiglie molto prestigiose. I lavori del risanamento terminano nel 1895, almeno apparentemente, e questa è la data incisa sull'Arco di Trionfo, la piazza principale intitolata a Vittorio Emanuele, e c'è il monumento a lui dedicato, opera di Cesare Zocchi, che poi verrà trasferito alle Cascine. Era stata inaugurata 5 anni prima, nel 1890, alla presenza del figlio Umberto, quando ancora era visibile solo la piazza con la statua e tutto intorno le macerie. Dopo le proteste di Carocci, nel maggio del 1898 nasce a Firenze la Società per la difesa di Firenze Antica, presieduta dal principe Corsini, che riuscirà, grazie all'interessamento e alla difesa di molti intellettuali europei, a impedire che vengano compiuti ulteriori e più gravi scempi già in cantiere. Un momento emozionante sarà lo scoprimento anche della facciata del Duomo, avvenuta il 12 maggio del 1887, progetto di De Fabris, che vince il concorso nel 1865. Firenze dal 1871 non è più capitale, ma resta un importante centro culturale. Nei primi anni del Novecento nasceranno importanti riviste culturali, come La Voce nel 1908 di Giuseppe Prezzolini, La Cerba 1913 di Papini e Soffici, piattaforma futurista e di avanguardia. Firenze è un polo della letteratura, proprio d'avanguardia e della critica d'arte. Il movimento futurista vede alcuni artisti fiorentini come Ardenco Soffici partecipare al dibattito. Soffici e Giovanni Papini portano le idee di Marinetti in città.
Mostre futuriste e dibattiti infuocati al Caffè delle Giubbe Rosse, luogo simbolo degli intellettuali fiorentini. Le opere di Soffici fondono suggestioni cubiste e futuriste. Dopo la guerra, tensioni sociali e politiche. L'11 dicembre 1913 torna la Gioconda, pensate a Firenze, sottratta da Vincenzo Perugia al Louvre di Parigi. Dal 1922 il fascismo influenza la vita culturale e l'urbanistica. Vengono costruite opere pubbliche in stile razionalista. La pittura è legata al ritorno all'ordine col recupero della figurazione classica. Cinema e teatro sono strumenti di propaganda, ma anche di intrattenimento. Il regime controlla le istituzioni culturali, proseguono però attività musicali, come il Maggio Musicale Fiorentino dal 1933. Durante la Seconda Guerra Mondiale Firenze subisce bombardamenti alleati. Nell'agosto del 1944 avviene la ritirata tedesca e la distruzione di tutti i ponti sull'Arno, tranne Ponte Vecchio. Gli accessi vengono tutti minati. Ci sarà una forte partecipazione della città alla resistenza antifascista, ci saranno danni gravissimi al centro storico, ma una ricostruzione immediata dopo la guerra. Verranno protette le opere d'arte grazie a interventi di sovrintendente storici dell'arte. Con la Repubblica Italiana del 1946 Firenze riprende il ruolo di capitale culturale. Ricostruzione economica e crescita turistica. Il 27 maggio del 1956 si festeggia il primo scudetto della Fiorentina, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato dal 1959. A Firenze sono attivi artisti come Ottone Rosai col surrealismo urbano e scultori come Marino Marini. Il 4 novembre 1966 l'Arno esonda, allagando il centro storico e danneggiando gravemente chiese, musei, archivi. L'inondazione catastrofica distrugge migliaia di libri, danni ad affreschi e dipinti come ad esempio il crocifisso di Santa Croce di Cimabue, che è diventato il simbolo dell'alluvione. Nascono gli Angeli del Fango, volontari da tutto il mondo per salvare libri, quadri e affreschi. L'Opificio delle Pietre Dure diventa un centro di eccellenza mondiale per il restauro. Firenze consolida il turismo internazionale e tutto il centro storico diventa uno dei siti patrimonio dell'UNESCO dal 1982. Nel 1993 un attentato mafioso in via dei Gergovili danneggia gravemente la Galleria degli Uffizi e uccide 5 persone. Dagli anni 2000 progetti di mobilità sostenibile, tranvia, pedonalizzazioni, vita universitaria e presenza di studenti stranieri mantiene la città giovane e cosmopolita. Grazie per avermi seguito in tutto questo percorso legato alla storia di Firenze, dalle origini all'arte all'epoca contemporanea. E se i miei video vi piacciono vi invito a lasciare un like, un commento, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei video, e se vi va di iscrivervi al canale e anche di sottoscrivere un piccolo abbonamento potete farlo anche a partire di solo 1,99 euro. Grazie, a presto!